Buongiorno a tutti. Oggi affrontiamo un tema estremamente importante che può tornare utile a tutti per migliorare il proprio livello di gioco e direi anche cambiare la propria maniera di ragionare su una posizione. L'argomento riguarda le reference position e come utilizzarle per valutare una posizione. Che cos'è una reference position? Una reference position è una posizione che conosciamo bene, di cui conosciamo appunto la valutazione e abbiamo capito e assimilato i concetti fondamentali. Un forte giocatore conosce tipicamente molte reference position e le utilizza regolarmente. Come le utilizza? Quando si trova davanti a una posizione nuova, se possibile cerca di trovare una reference position che si avvicini alla posizione da giudicare. E poi, se appunto conosce una reference position adatta, valuta la nuova posizione per differenza. Capisco benissimo che così il discorso sia teorico, ma a me la teoria piace sino a un certo punto e preferisco andare sui casi concreti. Vediamo pertanto una posizione che ho affrontato con questo metodo. Allora, qua il nero deve decidere se cubare. Pensiamo un attimo se conosciamo delle posizioni simili. A me la prima posizione che è venuta in mente è quella che nasce da un doppio 3 in apertura, quindi un blitz iniziale, ma un blitz con anche buone possibilità di prime. Vediamo la posizione che mi è venuta immediatamente in mente. Allora, la posizione è quella che nasce da un 5-2 o 5-4 iniziale del bianco, in cui bianco splitta i suoi runner, un doppio 3 del nero, ottimo tiro, e poi un dance del bianco. Quindi si arriva pertanto a questa posizione. Vediamo innanzitutto qual è la valutazione di questa posizione. Direi innanzitutto partiamo da una valutazione in money game, poi passeremo a vedere il punteggio. Ecco, vedete che qui abbiamo un chiaro double e un netto take. Proviamo a modificare un po' la posizione per avvicinarci alla posizione in partita. Ecco, innanzitutto un'altra reference position. Sul doppio 3 in apertura vi suggerisco, per chi non l'avesse visto, ma anche chi l'avesse visto può riguardarselo, il video che avevo realizzato qualche anno fa, appunto sul doppio 3 in apertura, no, un seminario, diciamo, un video di una mezz'oretta, che è molto interessante. Trovate il link in descrizione e in alto, nella scheda in alto a destra. Allora, se il nero ha una pedina in più in zona d'attacco, la posizione migliora di tantissimo.
vedete che dal double take si passa a un double drop. Quindi questo è il primo passo. Facciamo qualche altra piccola modifica. Abbiamo visto che il bianco aveva una pedina, anziché sulla uno spare ulteriore sulla casa 8, aveva un blot nella casa 9. Ecco, cerchiamo di ragionare. Questo è un vantaggio per il bianco oppure no? Il nero sta blitzando, quindi un blot nell'outfield è una debolezza perché può essere colpito. Vediamo che infatti il drop diventa molto più netto. Altra differenza, proviamo a portare la pedina dalla casa 24 al mid, quindi in sicurezza. Che cosa cambia? Sicuramente meglio per il bianco, vediamo di quanto. Qui vediamo che la situazione è di borderline take e drop. Facciamo qualche altra modifica ancora. Nella posizione di partenza abbiamo le pedine sulla casa 2 anziché sulla casa 3. Direi che qua peggiora un po' per due motivi. La casa 3 è più forte della casa 2. Inoltre abbiamo casa 2 e casa 8 che non possono stare nello stesso prime, per cui diminuiscono le potenzialità di prime della posizione del nero. Vedete infatti che qui ridiventa un take abbastanza chiaro. Però il nero aveva le pedine sulla bar point anziché sulla casa 8. Posizione migliora o peggiora? Direi che migliora nettamente per due motivi. Uno, la struttura è più compatta con le case 7, 6 e 5 contigue. 2, casa 7 e casa 2 possono stare in uno stesso prime. Inoltre, se il bianco rientra sulla casa 1, non vede la luce perché abbiamo le nostre pedine sul bar point. Potete notare che qua ridiventa un drop. Abbiamo quindi esaminato tutte le differenze rispetto alla nostra reference position e siamo arrivati alla conclusione che queste differenze spostano il giudizio sulla posizione da un double take a un double drop. Questo sistema ci ha aiutato tantissimo perché in realtà, vedendo così la posizione, potremmo dire che il vantaggio in corsa del nero è di sole 7 pip, il bianco non ha pedine sprecate, il nero ha solo 9 pedine in zona d'attacco e ancora 2 pedine nella casa 24 da portare avanti. Quindi potremmo essere tentati dall'accettare il cubo, ma appunto riferendoci alla nostra posizione di riferimento e vedendo le posizioni e vedendo le differenze è più facile prendere la decisione. Ma un elemento, anzi l'elemento che ci aiuta ancora di più a orientarci sul drop è il punteggio. Infatti il nero è indietro di 2 punti, 7,5 a 13 per il bianco, e questo sicuramente in una posizione gammonish spinge decisamente al drop. Inoltre il fatto che il nero è a 8 punti dal match
è ancora un ulteriore elemento che porta verso il drop. Ma vediamo che cosa dice XG e possiamo vedere che il take sarebbe un blunder da ben 277 millesimi. Ok, penso che il sistema mostrato in questo video sia estremamente utile. Io lo utilizzo tantissimo. Vi invito a provarlo, a cercare di ragionare in questo modo. Sono sicuro che vi tornerà estremamente utile nelle vostre decisioni. Per cui buon lavoro e fatemi sapere se appunto questo video vi sarà tornato utile. Arrivederci, alla prossima.